Eccoci, come vedete, quest'oggi con due mazzi di tarocchi, due mazzi di arcani, i Pagan Tarot e i tarocchi delle favole oscure. Dunque, quest'oggi, appunto, questo video sarà comprensivo di due varianti. Per la prima variante utilizzeremo i Pagan Tarot, per la seconda variante i tarocchi delle favole oscure. Voi sapete che io tendo appunto ad alternare sul canale video a una sola stesa, quindi a variante unica, e video invece appunto a due varianti, ovviamente per cercare di venire incontro il più possibile ai gusti, alle esigenze, alle necessità di ciascuno di voi. Quest'oggi ovviamente questo video è inerente a una storia nascosta, segreta, clandestina, che voi avete con una persona che è già impegnata. Voi sapete, ragazzi, che io per impegnata intendo comunque anche sposata, fidanzata, convivente, cioè a prescindere dal suo status, diciamo, legale, è comunque una persona che ha un'altra persona ufficialmente al suo fianco, d'accordo? Quindi comunque una persona impegnata, a prescindere che possa essere sposata, fidanzata, convivente, eccetera, d'accordo? Ovviamente vogliamo cercare di capire come il vostro rapporto procederà. Dunque, io utilizzerò un metodo a 4 carte che io ho già usato più volte sul canale, dove partiremo da un focus importante sul presente. Sviluppi, ovviamente sorprese, quindi elementi di positività nel futuro immediato, elementi invece di negatività, diciamo ostacoli, intoppi nel futuro appunto altrettanto immediato, e come ultima carta appunto il futuro più lontano, diciamo distante, più remoto, quindi sostanzialmente l'esito obiettivamente del vostro rapporto, chiaramente secondo le tempistiche identificate dall'arcano, d'accordo? Quindi cercheremo di capire come procederà il vostro rapporto con questa persona impegnata, con la quale avete appunto una storia ovviamente segreta, nascosta. Ecco, vogliamo cercare di capire come procederà. Gli elementi di positività, anche gli ostacoli ovviamente che comunque incontrerete a breve, e ovviamente uno sguardo diciamo un po' più in là, verso un futuro più lontano. Dunque, io direi che possiamo iniziare ovviamente con la prima variante, quindi utilizzando i Pagan Tarot, e dunque allontaniamo momentaneamente i tarocchi delle favole oscure. Dunque, per il principio di sincronicità, per tutti coloro che appunto stiano vivendo una storia nascosta, clandestina, con una persona impegnata, cerchiamo appunto di capire per chi ha scelto questa prima variante e quindi i Pagan Tarot, come procederà tra di voi questa storia e questo rapporto clandestino, tenendo conto ovviamente di un futuro a breve termine, quindi entro pochi giorni, poche settimane, e ovviamente cercando anche di capire qualcosa in più, a mio avviso importante, per quanto riguarda un futuro un po' più lontano. Cerchiamo di capire quindi come procederà il vostro rapporto per chiunque abbia scelto la prima variante. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto, allora allontaniamo momentaneamente il mazzo appunto dal tavolo di stesa, proprio per permettervi di vedere bene obiettivamente le carte estratte.
Allora, come potete vedere, qui abbiamo appunto le 4 posizioni, quindi 4 arcani. In prima posizione il presente della situazione, in seconda posizione gli sviluppi futuri più prossimi, ovviamente positivi, le sorprese. In questa terza posizione obliqua, sempre ovviamente gli sviluppi futuri immediati più prossimi, ma nemici, ostacoli, rivali, blocchi, tutto ciò che diciamo non va, i contro della situazione. In ultima e quarta posizione il futuro ovviamente più lontano, quindi l'esito obiettivamente della faccenda tra voi e questa persona, ovviamente tenendo conto delle tempistiche identificate appunto dall'arcano, perché voi sapete che ogni singolo arcano ha una tempistica ben precisa. Dunque, iniziamo appunto dalla prima carta, dal primo arcano. Vediamo un po', quindi il presente tra voi e questa persona. E qui abbiamo la carta dell'8 di pentacoli. Allora, è sicuramente un rapporto sul quale si deve lavorare tanto. L'8 di pentacoli, vedete, rappresenta questa bellissima, fascinosissima donna che è ovviamente in un ambiente professionale, quindi pare in uno studio, in un ufficio di lavoro, e ovviamente ha di fronte a sé un calendario da tavola e ovviamente sta parlando al telefono. È chiaro che questa donna ovviamente sta cercando di appunto programmare nel tempo appunto i propri prossimi appuntamenti o impegni professionali, che evidentemente sono tanti, proprio perché deve addirittura appunto osservare questo calendario da tavola. Ecco, il vostro rapporto necessita appunto in qualche modo di continua organizzazione, pianificazione, che obiettivamente è molto importante e soprattutto utile per far sì che appunto il vostro rapporto proceda bene. Cioè non è un rapporto che si può vivere, diciamo, con maggior leggerezza e spensieratezza. Evidentemente o perché lui ha una situazione familiare particolarmente vincolante, per esempio ha una compagna ufficiale che gli sta addosso e di conseguenza controlla ogni suo movimento, oppure effettivamente proprio questa persona non se la sente in questo momento di compiere passi azzardati e quindi diciamo che è anche fin troppo prudente nel in qualche modo contattarvi, vedervi, cercarvi, cioè è una situazione che obiettivamente richiede appunto, vi ripeto, una forse a volte eccessiva pianificazione, organizzazione, un mettersi d'accordo ad esempio più e più volte per riuscire in qualche modo a vedersi, incontrarsi, anche semplicemente sentirsi. È una situazione molto vincolata, per cui obiettivamente ci sono già nel presente delle difficoltà. Difficoltà che però è un 8 di denari, ragazzi, cioè vengono sicuramente superate, però vi ripeto con impegno, cioè nel caso in cui o voi o l'altra persona o addirittura entrambi decidesse di prendervi poco cura del vostro rapporto, osservando meno appunto vincoli, impegni e comunque discrezione, molto probabilmente il vostro rapporto potrebbe risentirne in maniera negativa. Quindi è un rapporto che necessita costantemente di cure e di attenzione. Vi ripeto, di discrezione, di silenzio. Cioè è un rapporto che per andare avanti necessita di un lavorarci sodo, perché l'8 di denari rappresenta proprio un lavorarci sodo, un tirarsi sulle maniche proprio per cercare di sistemare e comunque riaggiustare tutto ciò che nel percorso può essere perso o comunque in qualche modo incrinato. D'accordo? Quindi è un rapporto complesso, ma non negativo, perché vi ripeto c'è un 8 di pentacoli. L'8 di pentacoli è una carta molto forte e importante, come tutte le carte di pentacoli, proprio perché guarda verso il futuro. I pentacoli rappresentano, rispetto alle coppe, ovviamente ai bastoni, delle tempistiche ovviamente molto più ampie, che guardano anche verso il futuro. Quindi qui abbiamo già, diciamo, un'indicazione importante in riferimento al futuro, che sarà positivo.
nel momento in cui, quindi se e solo se, entrambi vi impegnerete molto in questa storia, imparando anche dagli errori, perché l'otto di pentacoli a volte riguarda anche appunto chi sta studiando, chi cerca di imparare appunto dal proprio percorso di vita per cercare di migliorare il presente, ma soprattutto il futuro, d'accordo? Quindi, impegnandosi a fondo, questo rapporto sta mettendo delle ottime radici e guarda positivamente verso il futuro. Ma, vi ripeto, necessita comunque di tenacia, di coraggio, di attenzione, di cure, di discrezione, di programmazione, di pianificazione. D'accordo? Quindi sicuramente è un rapporto molto positivo, parliamo di denari, quindi di attrazione fisica, di materialità, ma vi ripeto di una certa attenzione. Vediamo ora in seconda posizione gli sviluppi ovviamente dell'immediato futuro, tutto ciò che però è molto positivo, quindi i pro, quindi le sorprese. Vediamo un po'. In questa posizione abbiamo la temperanza, di nuovo ovviamente una carta che ci parla di buona lena, quindi anche in questo caso vedete abbiamo questa splendida ragazza che si sta occupando appunto di faccende professionali, lavorative, e ovviamente lo sta facendo però con minor apprensione, anzi con molta serenità, e ovviamente si sta occupando, si sta comunque in qualche modo accingendo a scrivere qualcosa appunto a PC. Dunque, evidentemente, la carta della temperanza ha come, diciamo, significato principale non soltanto il procedere, direi, discretamente bene, con serenità, con tranquillità, con consapevolezza e maturità e saggezza, ma anche il volere in qualche modo comunicare, forse anche un po' di più rispetto al passato. Cioè, la carta della temperanza, ragazzi, parla di comunicazioni, quindi aspettatevi a breve, diciamo, un aumentare delle comunicazioni tra voi e questa persona. Comunicazioni molto belle, sicuramente, parliamo della temperanza, quindi parlerete non soltanto, diciamo, del vostro rapporto, ma parlerete un po' di tutto, perché la temperanza è anche una comunanza mentale, un feeling mentale, di spirito, per cui voi capirete che questa persona in realtà ha molto, diciamo, in comune con voi, per esempio anche modi di pensare, per esempio anche una visione sociale, politica similare, cioè vi troverete in qualcosa che per voi comunque riveste una certa importanza. Quindi non sarà soltanto un rapporto basato sulla fisicità e l'erotismo, non è la carta del diavolo, è il 14° arcano maggiore, quindi ci sarà anche una sorta di legame amicale che andrà un po' a completare questo bel rapporto, cioè tra voi e questa persona ci sarà veramente un'intesa, vi ripeto anche mentale, molto importante, per cui andrete a parlare di tutto, del più e del meno, quindi obiettivamente capirete che questa può essere anche una persona che oltre ad essere per esempio un amante focoso, però può essere anche un ottimo amico e soprattutto consigliere, quindi una persona anche di cui fidarsi. Quindi vi ripeto, la temperanza parla ovviamente di un bellissimo rapporto che ovviamente procederà e procederà in maniera molto serena, in maniera molto tranquilla, ovviamente supportato da notevoli incontri, perché la temperanza parla anche di incontri e appunto organizzazione, quella pianificazione di cui parlavamo con l'8 di pentacoli, e ovviamente anche di comunicazioni, che saranno comunicazioni importanti. In questi incontri, ovviamente, ci sarà molta tenerezza, molta dolcezza e comunque anche dei momenti, vi ripeto, di scambio di idee che vi faranno capire che questa potrebbe essere la persona giusta per voi, ma lo capirà anche lui, proprio perché evidentemente, vi ripeto, avete molto in comune. Quindi la temperanza è una carta molto bella, oltretutto è anche un arcano maggiore che quindi ha un peso, come tutti gli arcani maggiori, decisamente maggiore rispetto agli arcani minori,
che prevede quindi un'evoluzione importante della vostra storia, del vostro modo di vivere appunto la vostra storia. Quindi, rapporto veramente molto molto bello, che ovviamente procederà, vi ripeto, attraverso incontri, un sentirvi di più e probabilmente anche un vedervi, che terrà conto, vi ripeto, non soltanto di un approccio fisico, ma anche di tenerezza, dolcezza, consigli, riflessioni in riferimento alla vita l'uno dell'altra. Quindi, vi ripeto, entro breve tempo, aspettatevi comunque delle comunicazioni volte sicuramente ad un incontro, ma vi accorgerete nel tempo, nei prossimi mesi, che sicuramente il vostro è un rapporto ovviamente destinato ad approfondirsi e ad approfondire soprattutto il legame di anime. La carta della temperanza, ragazzi, rappresenta anche una sorta di consiglio da parte degli arcani, cioè lascia fluire il corso degli eventi, poiché la situazione è ovviamente sulla via giusta, cioè procedendo così come voi state procedendo ad oggi, apporterete nient'altro che benefici e sviluppo positivo nell'ambito del vostro rapporto. Quindi, così come voi state pianificando, gestendo questo rapporto, lo state facendo nel migliore dei modi. E proprio queste modalità eccellenti di, in qualche modo, appunto rapportarvi a questo rapporto, vi permetterà di beneficiare di qualcosa in più nel futuro. D'accordo? Quindi, vi ripeto, la temperanza ha uno sguardo importante sul futuro e vi sta ovviamente mettendo sull'avviso positivo che ovviamente tra di voi la situazione andrà a migliorare. In questa posizione obliqua abbiamo invece appunto gli sviluppi, ovviamente più immediati, però per quanto riguarda i contro della situazione, ossia appunto gli ostacoli piuttosto che appunto rivali e nemici. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 5 di coppe. Allora, il 5 di coppe in accezione negativa ci parla di un rapporto che potrebbe, ahimè, prevedere l'intromissione di parenti e familiari, perché la carta del 5 di coppe, come appunto tutte le carte di grado quinto, rappresenta appunto l'intromissione di terze persone, in questo caso coppe, quindi familiari o amici comunque di vecchia data, che potrebbero in qualche modo influenzare determinate scelte o comunque creare un minimo di attrito. Parliamo, ragazzi, di un 5 di coppe, non è un 10 di spade, non è una torre, quindi non ci saranno chiusure tra di voi né allontanamenti, però ci potrebbero essere degli elementi terzi che potrebbero in qualche modo, per esempio scoprendo della vostra tresca, consigliare il vostro uomo, diciamo, segreto nel interrompere per esempio il rapporto con voi o nell'allontanarsi da voi. Questo potrebbe non ovviamente portare alla vostra chiusura, perché non è prevista una chiusura né con l'8 di pentacoli né con la temperanza, però queste, diciamo, male lingue potrebbero in qualche modo impensierire questa persona, incupirla, potreste notare in lui degli atteggiamenti più preoccupati, più pensierosi, al punto che potreste a volte incorrere in qualche litigio o in qualche momento di attrito. Quindi il 5 di coppe, vi ripeto, come tutte le carte di grado quinto, parla di piccoli litigi, piccole discussioni portate proprio dall'intromissione di terze persone, generalmente appunto coppe, quindi familiari o comunque amici di vecchia data di cui lui si fida.
Il 5 di coppe quindi parla di incontri e comunque di un procedere obiettivamente nella vostra storia da un punto di vista fisico alla grande, perché il 5 di coppe parla di sessualità molto intensa e appagante, però di qualche dubbio di troppo, vi ripeto, fatto proprio venire da persone che danno dei consigli non richiesti e daranno dei consigli non richiesti che potrebbero in qualche modo però impensierire l'altra persona, quindi il vostro uomo appunto diciamo segreto, d'accordo? Quindi è chiaro che saranno semplicemente degli ostacoli, dei momenti passeggeri, però obiettivamente le carte e gli arcani ce lo segnalano, questo pericolo, comunque questa possibilità, proprio perché, vi ripeto, il 5 di coppe parla anche della possibilità che la vostra, diciamo, tresca, il vostro frequentarvi in gran segreto venga scoperto da terze persone, generalmente, vi ripeto, da familiari o amici di famiglia, che però potrebbero in qualche modo non dare un'opinione positiva della cosa e di conseguenza appunto intromettersi, anche se obiettivamente il 5 di coppe si riferisce generalmente a veri e propri familiari, quindi mamma, papà, piuttosto che fratello, sorella, cugino, cugina, quindi persone legate da consanguineità, quindi non tanto amici, d'accordo? Quindi il 5 di coppe parla di riflessioni che questa persona porterà avanti, riflessioni importanti che però ovviamente porranno questa persona su una posizione diversa rispetto ad ora. Cioè questa persona inizierà a pensare che evidentemente dovrà effettuare prima o poi una scelta affettiva. La carta successiva al 5 di coppe è il 6 di coppe, che si rifà al sesto arcano maggiore, cioè la carta degli amanti, che rappresenta la scelta per eccellenza. Quindi questa persona inizierà a pensare che evidentemente il vostro rapporto è molto più importante di quanto si possa immaginare e che quindi potrebbe portarlo ad una effettiva scelta. Però è un 5 di coppe, quindi una scelta, vedete, dolorosa. Proprio a seguito, vi ripeto, di preoccupazioni o comunque un dialogo particolarmente intenso che questa persona avrà con persone che lui conosce molto bene, vi ripeto, generalmente familiari, che potrebbero dargli dei consigli, che a prescindere dal consiglio potrebbero comunque portarlo ad una riflessione. Dunque, vediamo a questo punto in ultima posizione appunto il futuro più lontano, distante tra voi e questa persona. Ovviamente a seconda, ragazzi, come vi ho detto appunto poco fa, delle tempistiche inerenti al singolo arcano estratto. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta dell'imperatore. Allora, carta bellissima. Allora, l'imperatore parla innanzitutto di un rapporto molto bello, di un rapporto stabile, un rapporto solido. L'imperatore, ragazzi, parla di un rapporto che diventerà ancora più importante, diventerà sempre più solido, sempre più stabile. L'imperatore è il quarto arcano maggiore, che quindi ci parla di un rapporto che diventa appunto molto stabile. Un rapporto che diventerà anche molto sereno, ovviamente nel tempo, e che prevederà molta passione, perché l'imperatore parla di erotismo sicuramente alle stelle, ma parla anche di un grande coinvolgimento da parte dell'altra persona. Quindi, ovviamente vedrete e noterete in lui un comportamento sempre diverso, ma ovviamente più preso, coinvolto per voi e ovviamente nella vostra storia. Cosa vi dicevo, ragazzi, con la carta della temperanza? Che il vostro rapporto sarebbe diventato decisamente molto più importante, che in qualche modo avrebbe attraversato una sorta di evoluzione, un'evoluzione importante che ovviamente sfocerà però, ve lo dicevo con l'8 di pentacoli, in qualcosa di importante, quindi in un successo sentimentale e amoroso.
Ecco, vi viene confermato, ragazzi, dalla carta dell'imperatore. Quindi voi, nelle prossime settimane, vedrete un lui decisamente molto più coinvolto, preso, innamorato, desideroso di vedervi e di stare con voi. Tra l'altro, ragazzi, la carta dell'imperatore ha delle tempistiche molto veloci, perché generalmente rappresenta degli eventi che si verificano entro al massimo un mese e mezzo, un paio di mesi al massimo. Quindi, grosso modo, entro appunto un paio di mesi, voi vedrete questa persona molto più coinvolta, molto più vicina a voi, non solo da un punto di vista erotico, ma anche da un punto di vista sentimentale. E proprio come vi dicevo con la temperanza, crescerà il feeling, anche il feeling mentale, interiore tra voi e questa persona. L'imperatore parla anche di gelosia, quindi potreste notare da parte di questa persona degli atteggiamenti gelosi appunto nei vostri confronti. E ovviamente l'imperatore parla anche di protezione, quindi questa persona vorrà proteggere voi e il vostro rapporto da qualsiasi interferenza. Quindi questo 5 di coppe verrà assolutamente cancellato, questi pettegolezzi, queste malelingue verranno zittite dall'imperatore, perché l'imperatore ha potere e soprattutto decide non solo sugli altri ma anche e soprattutto su se stesso. Quindi sa quello che vuole, saprà quello che vuole e non si farà più condizionare da ovviamente consiglio alcuno. Quindi il vostro rapporto, vi ripeto, diventerà molto più importante, molto più stabile, molto più solido e potrebbe appunto portare poi successivamente questa persona ad una vera e propria scelta, ad una vera e propria decisione. Comunque a sentimenti molto intensi che questa persona sperimenterà nei vostri confronti. È chiaro che la carta dell'imperatore parla però in questo caso di un rapporto, il vostro, che diventerà sempre più importante. Non parla ovviamente di una vera e propria scelta e di una rottura con la compagna ufficiale. Entro il prossimo mese e mezzo, al massimo 2 mesi, voi noterete, vi ripeto, un approfondimento però notevole, importante del vostro rapporto, che dunque porterà in futuro ad una scelta. Per il momento il vostro rapporto ovviamente diventerà sempre più importante. D'accordo? Quindi non è la carta degli amanti, è comunque una carta importante che prevede un approfondimento notevole da parte soprattutto dell'altra persona, quindi da parte di lui, per quanto riguarda il suo coinvolgimento nel vostro rapporto. Vedrete questa persona più presente, più desiderosa, più voluttuosa e anche, vi ripeto, più gelosa, più possessiva e anche con una maggior progettualità e controllo per quanto riguarda il proprio futuro. D'accordo? Quindi questa persona diventerà anche per voi una sorta di imperatore, quindi una sorta anche di guida, un uomo ricco di consigli, ve lo dicevo con la carta della temperanza, cioè una persona che saprà aiutarvi e guidarvi anche in altri ambiti della vostra esistenza, non soltanto da un punto di vista appunto erotico e sentimentale. D'accordo? Quindi vi troverete proprio tanto anche nel parlare, nel discutere con questa persona, anche su questioni altre che riguardano per esempio la vostra vita professionale, lavorativa, sociale, amicale. D'accordo? Quindi sarà veramente una figura molto importante, perché la carta dell'imperatore rappresenta proprio una guida per la consultante in questo caso. Quindi sicuramente il vostro rapporto diventerà molto più chiaro, ben definito e vedrà in tutto e per tutto ovviamente grande partecipazione da parte di questa persona. Vedrete questa persona con un atteggiamento più maturo, più saggio, sia nei vostri confronti che anche, vi ripeto, in quanto a progettualità per quanto riguarda ovviamente il futuro. La carta dell'imperatore è legata anche, oltre appunto al segno del leone, ma anche al segno del Sagittario. Quindi sicuramente il periodo di novembre e dicembre, quindi fine autunno, inizio inverno, sarà assolutamente foriero di grosse novità, importanti novità nell'ambito del vostro rapporto.
ed è oltretutto anche una carta legata ai giorni di giovedì e domenica. Quindi saranno giorni importanti in cui sentirete molto più forte l'energia del vostro amore, del vostro rapporto. Quindi incontri che avverranno di giovedì e di domenica saranno assolutamente molto più intensi di incontri che avverranno in altri giorni. D'accordo? Quindi stesa molto bella, attendetevi un autunno-inverno foriero di ottime notizie. Entro i prossimi 2 mesi al massimo ci sarà un approfondimento del vostro rapporto, vedrete questa persona cambiare, diventare molto più matura e consapevole della portata e della forza del vostro sentimento, un sentimento che ovviamente non sarà basato unicamente sull'erotismo, ma anche su un grande feeling mentale. E vi ripeto, vi aspettano sicuramente dei mesi molto importanti. Quindi approfondimento importante del vostro rapporto che diventerà molto più stabile e molto più solido, con una gran consapevolezza da parte in particolar modo di questa persona. Consapevolezza che ovviamente porterà in un futuro ovviamente più distante ad una vera e propria scelta e presa di posizione. D'accordo? Dunque, ragazzi, ovviamente, come sempre, io vi invito a mettervi come priorità, a prescindere dai comportamenti e dalle scelte che ovviamente andrà a fare questa persona. Cercate ovviamente di vivere la vostra vita al di là delle scelte, dei comportamenti di questa persona, che seppur saranno assolutamente molto positivi, però ricordate di mettere sempre voi come priorità. D'accordo? Dunque, come sempre, ovviamente, io vi auguro buona fortuna, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione e ovviamente a presto. E dunque possiamo appunto iniziare la seconda variante. Dunque appunto ho già allontanato il mazzo dei Pagan Tarot e dunque andiamo ad utilizzare i tarocchi delle favole oscure. Dunque appunto ragazzi, per il principio di sincronicità, per chiunque abbia scelto la seconda variante, cerchiamo appunto di capire come procederà appunto il vostro rapporto, la vostra storia clandestina nascosta con una persona impegnata. Cerchiamo di capire quindi che cosa accadrà in un futuro ovviamente più immediato rispetto anche ad un futuro più sicuramente lontano nel tempo, quindi più distante, remoto, che però appunto ci permetterà di avere una visuale molto chiara e dettagliata sul futuro del rapporto tra voi e questa persona. Dunque io inizio appunto a mescolare gli arcani e dunque cerchiamo di capire, per chiunque appunto abbia scelto la seconda variante, come appunto procederà il vostro rapporto. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto, allora allontaniamo appunto il mazzo dal tavolo di stese in modo che possiate appunto avere davanti a voi le 4 carte, i 4 arcani, e come appunto potete vedere qui abbiamo 4 arcani in 4 posizioni differenti. La prima posizione è inerente al presente, quindi ovviamente come state vivendo voi
e lui in particolar modo, il vostro rapporto. In seconda posizione i pro della situazione, quindi obiettivamente che cosa accadrà nel futuro più prossimo, immediato, appunto, di positivo nel vostro rapporto, quindi i pro. In posizione, vedete, obliqua, questa terza carta rappresenta appunto i contro, cioè che cosa accadrà di negativo, ovviamente, quindi piccoli ostacoli, comunque momenti di tensione, nemici, rivali nell'ambito del vostro rapporto per quanto riguarda ovviamente un futuro, vi ripeto, comunque immediato. In ultima posizione, appunto, la carta che si riferisce al futuro, un futuro più distante, ovviamente però a seconda delle tempistiche identificate dall'arcano, perché voi sapete, ragazzi, che ogni singolo arcano, appunto, ha delle tempistiche ben precise. D'accordo? Dunque, iniziamo appunto dalla prima posizione, ovvero appunto il presente. Vediamo un po'. E in questo caso abbiamo un bellissimo re di bastoni. Allora, qui iniziamo veramente molto bene. Il re di bastoni, ovviamente, ragazzi, parla di un lui, quindi già iniziamo ovviamente con un'identificazione caratteriale molto importante, ovviamente riferita al soggetto della stesa. Quindi un lui particolarmente preso, particolarmente desideroso ovviamente di voi, di potervi vedere, potervi incontrare, perché parliamo di bastoni, quindi parliamo di un forte erotismo, ma parliamo anche comunque di una persona che non è ovviamente legata a voi solo da erotismo, non è un re di denari, è un re di bastoni. Quindi questa persona si sente legata a voi anche da una forte emotività, da sentimenti che lui sente brucianti, appunto, parliamo di bastoni, quindi di fuoco, molto importanti ovviamente dentro di sé, una persona che sta iniziando a rendersi conto che evidentemente il vostro non è soltanto un rapporto di letto. Quindi è una persona che sta iniziando a ragionare in maniera molto più saggia in riferimento al vostro rapporto. Parliamo appunto di un re. Qual è la caratteristica del re rispetto, per esempio, semplicemente a un cavaliere piuttosto che a un fante? La consapevolezza, la maturità e la saggezza. Quindi questo re, obiettivamente, ad oggi è molto più consapevole del fatto che il vostro rapporto è un rapporto serio, è un rapporto che merita approfondimento e soprattutto che merita la sua riflessione. Cioè, questa è una persona che, vi ripeto, oltre a desiderarvi tanto, perché, vi ripeto, parliamo di bastoni, è comunque una persona che ha capito e sta riflettendo sul fatto che evidentemente tra di voi c'è qualcosa di più. Quindi, come tutti i re, anche ovviamente il re di bastoni, sta cercando di guardare dentro se stesso per capire obiettivamente come andare avanti. Parliamo di bastoni, quindi azioni pratiche concrete che questa persona vorrà portare avanti e sta già pensando di portare avanti per cercare di dare eventualmente una svolta differente al vostro rapporto. Questa è una persona che in qualche modo prova dei sentimenti per voi, sicuramente. È una persona molto legata a voi, anche molto di più rispetto al soggetto della prima variante. È una persona che in qualche modo evidentemente o conoscete da più tempo rispetto ad esempio a chi ha scelto la prima variante, oppure è una persona che obiettivamente ha provato immediatamente qualcosa in più per voi. Quindi non è una persona legata a voi soltanto da attrazione fisica, ma è una persona che obiettivamente ha un'intenzionalità differente. Parliamo di un personaggio di bastoni, quindi un uomo comunque determinato, forte e coraggioso. Cioè questa è una persona che tranquillamente potrebbe in futuro decidere di lasciare la compagna ufficiale per stare con voi. Perché è una persona forte, una persona decisa, una persona coraggiosa. È una persona supportata da un'interiorità diversa.
Cioè non prova, vi ripeto, per voi soltanto una forte attrazione fisica, sì, cioè perché è di bastoni, che rappresenta l'elemento fallico per eccellenza, quindi sì, è una persona attratta enormemente da voi, ma c'è dell'altro. E vi ripeto, è un personaggio molto coraggioso, che ama poter decidere autonomamente, perché è un re, della propria vita, senza condizionamenti. Quindi non ama i condizionamenti esterni, non ama i consigli di altre persone, non ama pettegolezzi, non ama bocche che si intromettono nelle proprie scelte. Questa è una persona molto autonoma e indipendente che vuole continuare a vivere in maniera altrettanto autonoma e indipendente anche qualsiasi sua scelta in riferimento al futuro. Quindi è una persona molto valida, veramente molto matura, anche più matura dell'età anagrafica che potrebbe avere, perché generalmente i re rappresentano comunque persone anagraficamente grandi, quindi generalmente i re hanno dai 40-45 anni in su, ma potrebbe anche rappresentare una persona più giovane, però con una interiorità obiettivamente risoluta, quindi una persona matura, anche più matura, vi ripeto, dell'età anagrafica. D'accordo? Quindi il re di bastoni è sicuramente un uomo che a breve ha intenzione di vedervi, proprio a giorni, vi chiamerà, vi cercherà, è una persona che ha voglia di sentirvi, perché sicuramente ha voglia di consumare, ovviamente, perché qui parliamo di bastoni, però ha anche voglia di riavvicinarsi a voi mostrandovi qualcosa in più, perché parliamo appunto di bastoni, che parla di dimostrazione pratica, fattuale, tangibile, concreta di quel qualcosa in più che lui percepisce fare parte del vostro rapporto. D'accordo? Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione che cosa accadrà tra voi e questa persona nel futuro ovviamente più immediato, quindi a breve che cosa accadrà tra voi e questa persona in positivo, quindi sorprese, comunque elementi positivi del rapporto. E qui abbiamo il 21esimo arcano maggiore, la carta del mondo. Allora ragazzi, la carta del mondo parla di un rapporto che voi percepirete essere molto importante, molto completo, appunto, la carta del mondo parla proprio di completezza, un rapporto a tutto tondo, a 360 gradi, che ovviamente non comprenderà soltanto una grande attrazione, ma anche sentimento. Quindi aspettatevi a breve, vi ripeto, un incontro in particolare in cui sentirete particolarmente appunto vicina e coinvolta questa persona. La carta del mondo parla di completezza, parla di una piacevolezza, diciamo, totalizzante, sia nell'erotismo, quindi nei rapporti che appunto avrete da un punto di vista fisico, dove vi sentirete straordinariamente appagate molto più che rispetto ovviamente al passato, ma anche da un punto di vista sentimentale. Cioè questa persona potrebbe sorridervi, abbracciarvi, baciarvi, parlarvi, guardarvi in modo completamente diverso rispetto a come ha fatto in passato. Vi ripeto ragazzi che questa è una persona pronta ad un eventuale cambiamento, perché la carta del mondo è l'ultimo arcano maggiore, quindi rappresenta la fine del percorso evolutivo del bagatto, quindi rappresenta un chiudere un ciclo in riferimento al passato per aprirne uno completamente nuovo. Quindi questa persona potrebbe scioccarvi con delle considerazioni inerenti a un eventuale cambiamento di partner, oppure potrebbe non dirvelo in maniera così diretta, ma farvi capire che comunque è arrivato ad un punto di svolta importante nella sua vita, in cui potrebbe essere stanco del passato, perché la carta del mondo parla proprio di un rapporto che però proviene dal passato, quindi quello che lui ha con la compagna ufficiale, nel quale non si ha più nulla da dirsi né da darsi, e che quindi prevede un cambio di partner. Quindi questa è una persona che in questo momento e anche nell'immediato futuro
potrebbe già essere pronta ad una scelta o comunque ad un reale cambiamento, o comunque a mostrarvi più o meno a chiare lettere una reale intenzionalità nel chiudere, diciamo, con un vecchio passato, abitudini, comportamenti, atteggiamenti del passato che potrebbero appunto risultare particolarmente negativi ad oggi, inutili quasi, e che quindi lui non vuole più adottare. Quindi ci saranno dei cambiamenti importanti nella vita di questa persona che quindi coinvolgeranno anche il vostro rapporto. Cioè questa persona andrà a dismettere, vi ripeto, delle vecchie abitudini, dei comportamenti che magari aveva con voi e che lui si rende conto ad oggi essere assolutamente forieri di negatività e ostacolo nel vostro rapporto e che quindi deciderà di non adottare più. D'accordo? Quindi questa è una persona pronta al cambiamento, un cambiamento molto importante. A questo punto, ovviamente, cerchiamo di capire in terza posizione, ovviamente, che cosa accadrà per quanto riguarda i contro della situazione, cioè obiettivamente entro appunto i prossimi giorni o le prossime settimane, comunque in un futuro, vi ripeto, più immediato, i contro della situazione, cioè che cosa potrebbe ostacolare in qualche modo il vostro rapporto. E qui abbiamo il 15° arcano maggiore, l'arcano del diavolo. Allora, l'arcano del diavolo parla di un rischio enorme che si corre proprio perché parliamo del diavolo in una situazione nascosta, da tenere nascosta e segreta, ma che, ahimè, potrebbe prevedere qualche falla di troppo. Ragazzi, che cosa vi dicevo con il re di bastoni e la carta del mondo? Questa è una persona che freme, ha voglia di vedervi, di sentirvi, di incontrarvi e anche di cambiare qualcosa di importante in riferimento a un passato da cancellare. Quindi questa persona potrebbe commettere qualche piccolo errore dovuto appunto a una impazienza, il diavolo, che lui sente urgergli dentro come un fuoco che lo attanaglia, per cui potrebbe commettere qualche errore e rischiare di essere scoperto dalla compagna ufficiale, perché la carta del diavolo parla proprio del rischio di un rapporto nascosto, segreto, clandestino, di essere scoperto. Quindi prestate attenzione nel caso in cui questa eventualità non vi vada proprio a genio, perché questa persona, cioè lui, potrebbe commettere per imprudenza e impazienza di stare con voi, di vedervi, qualche piccola appunto disattenzione o errore, per cui potrebbe rischiare appunto poi di essere visto o comunque scoperto dalla compagna ufficiale. Potrebbe per esempio lasciare incustodito il cellulare, potrebbe per esempio decidere di chattare con voi anche in orario serale con la compagna ufficiale accanto, pensando che lei non abbia uno sguardo puntato sul suo telefono, sguardo che invece ci sarà, perché ovviamente la carta del diavolo parla in realtà di controllo e di sotterfugi. Quindi questa persona potrebbe essere in realtà sottoposta a un reale controllo da parte della compagna ufficiale, quindi evidentemente si fiderà troppo di questa donna e quindi andrà a rischiare. Oppure, ovviamente, nel caso in cui anche voi siate impegnate, attenzione al controllo da parte del vostro compagno ufficiale, perché la carta del diavolo parla proprio, diciamo, del rischio di in qualche modo essere scoperti dai rispettivi compagni. Quindi qui ci sarà tanta impazienza, qui c'è un desiderio bruciante che questa persona ha di voi e della vostra storia, che però potrebbe appunto questa impazienza portare a rischiare obiettivamente troppo. D'accordo? Quindi ragazzi, il 15° arcano rappresenta ovviamente per questa stesa, soprattutto una stesa di questo tipo, quindi una stesa
riferita ad un rapporto nascosto, la possibilità in qualche modo di essere scoperti. Ora, non necessariamente dalla compagna ufficiale, ma da altre persone, che però potrebbero ugualmente risultare pericolose. Quindi, per esempio, un parente della compagna ufficiale o un amico, un'amica della compagna ufficiale, che però potrebbe, diciamo, essere la classica rana dalla bocca larga e quindi non essere una persona particolarmente discreta, o comunque una persona che potrebbe lasciarsi sfuggire qualche verità di troppo. Quindi qui c'è un rischio che si andrà a in qualche modo correre, un rischio dovuto a una passione bruciante che obiettivamente impedirà a questa persona di ragionare con razionalità, perché la carta del diavolo rappresenta tutto fuorché la razionalità, quindi rappresenta sicuramente delle azioni che non risentiranno di un vero e proprio ragionamento, ma di un desiderio troppo forte. Ve lo dicevo, ragazzi, con il re di bastoni, questa è una persona che sta fremendo, è una persona che vuole cambiare, è una persona stanca del passato, è una persona che vuole liberarsi da delle catene, le catene del diavolo. Quindi questa è una persona che è stanca di vivere anche le situazioni in maniera nascosta, in maniera rallentata. Questa è una persona che sta affrontando un momento di evoluzione molto importante, perché qui abbiamo due arcani maggiori in una stesa che hanno ovviamente un peso maggiore, cioè rappresentano un'evoluzione interiore più che fatti pratici. Quindi questa persona sta cambiando perché è stanca del proprio passato e anche del proprio presente, vuole cambiare, vuole chiudere un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo. Però tutta questa frenesia, questa impazienza e desiderio potrebbe portare questa persona a rischiare. La carta del diavolo obiettivamente ha tempistiche comunque brevi, quindi al massimo entro un paio di mesi potrebbe appunto accadere, o potreste in qualche modo incontrare questa persona, ecco, e a seguito di questo incontro ci potrebbe essere proprio questo famoso rischio. Tra l'altro, la carta del diavolo è legata al segno dello Scorpione e del Capricorno. Quindi, obiettivamente, il periodo invernale e in particolar modo autunnale sarà proprio foriero di incontri molto passionali, perché il diavolo parla di questo, cioè incontri eroticamente alle stelle. Voi vi sentirete appagate come non mai nel rapporto proprio erotico, fisico con questa persona, percepirete la sua passione, ma attenzione, perché potrebbero essere proprio degli incontri desiderati talmente tanto che potrebbero portare ad agire con un po' troppa leggerezza e quindi a rischiare. D'accordo? Quindi al massimo entro un paio di mesi qui ci potrebbe essere proprio un incontro rischioso, o comunque un contatto rischioso da parte di questa persona in virtù del volervi ovviamente incontrare, ma che sarà particolarmente rischioso. Inoltre, la carta ovviamente del diavolo è legata al giorno di martedì, quindi attenzione in particolar modo ai prossimi giorni appunto di martedì, che potrebbero essere particolarmente appunto rischiosi nel vedervi o comunque nel contattarvi. Vediamo dunque in quest'ultima posizione il futuro, un futuro ovviamente più distante, però come vi ho detto poco fa, ovviamente a seconda delle tempistiche identificate dall'arcano. Meravigliosa carta. Allora, qui abbiamo il 4 di bastoni. Il 4 di bastoni è una carta di solidità, è una carta di stabilità, è una carta di approfondimento, anche nel vostro caso come nella variante precedente, del vostro rapporto. Cioè, anche in questo caso, come nella variante precedente, non abbiamo ancora una vera e propria presa di posizione da parte di questa persona in riferimento al rapporto con la compagna ufficiale. Cioè non parla il 4 di bastoni di una scelta, non è la carta degli amanti, ma è una carta che può portare ad una scelta. Perché? Perché qui abbiamo un 4 di bastoni che rappresenta le 4 mura di casa, le 4 gambe del tavolo, quindi qualcosa di stabile, di solido.
il vostro rapporto diventerà molto più importante, ovviamente anche da un punto di vista erotico, perché parliamo di bastoni, quindi vivrete sicuramente in questa variante molto più che nella variante precedente un rapporto eroticamente molto importante e sicuramente molto forte, cioè ci saranno incontri che non dimenticherete facilmente da un punto di vista proprio appunto pratico e sessuale, e ovviamente questo rapporto però si approfondirà anche da un punto di vista sentimentale, se ce ne fosse bisogno, perché vi ripeto, questa persona diventerà molto più vicina, molto più coinvolta rispetto al vostro rapporto. Il 4 di bastoni parla di alleanza, quindi parla di cooperazione, parla di una sorta di patto vantaggioso, di un vedervi, di un organizzare, di un sentirvi, che porterà a grande divertimento e soprattutto allo sviluppo di tranquillità, serenità e armonia. Quindi il 4 di bastoni parla di stabilità affettiva, di rapporti sentimentali e erotici ovviamente molto soddisfacenti, di legami molto forti, di una forte affinità tra voi e questa persona. Quindi sicuramente parla di fioritura. Ci sarà un avanzamento, ci sarà successo, ci sarà un'evoluzione, ci sarà benessere, ci saranno incontri eroticamente molto forti. Quindi sicuramente il 4 di bastoni parla di un rapporto destinato a procedere a gonfie vele. Le tempistiche sono veloci perché il 4 di bastoni rappresenta, come ovviamente le carte mediane di bastoni, tempistiche che vanno dai 20 ai 30 giorni, quindi al massimo entro un mese qui ci saranno, vi ripeto, incontri, un sentirvi, un vedervi, un approfondire il rapporto, un notare da parte di questa persona una reale intenzionalità nell'approfondire il rapporto. Cosa vi dicevo con la carta del mondo? Noterete o a chiare lettere, perché questa persona ve lo dirà, oppure appunto noterete dei comportamenti molto più chiari che vi porteranno a capire che questa è la persona giusta per voi e che questa persona è pronta ad un reale cambiamento. Quindi i prossimi incontri saranno forieri di grande positività e soprattutto di un'evoluzione importante del vostro rapporto, ma anche di una grande fecondità e stabilità emotiva. A proposito di fecondità, ragazzi, il 4 di bastoni parla anche di appunto fecondità e quindi gravidanza. Quindi ovviamente nel caso in cui per voi non sia il momento più opportuno, cercate ovviamente di prendere le dovute precauzioni. D'accordo? Perché il 4 di bastoni può parlare appunto anche di gravidanza, ma il 4 di bastoni parla, vi ripeto, di divertimenti, di festeggiamenti, di momenti di leggerezza, di spensieratezza, quindi saranno incontri molto belli, dove, vi ripeto, non ci sarà soltanto una sessualità ardente, ma anche divertimento, cioè felicità, gioia, allegria, battute, cioè vi divertirete nel vedere questa persona, quindi sarà veramente, diciamo, un mese, il prossimo, molto importante e che aprirà le porte ad un futuro cambiamento. È un 4 di bastoni, d'accordo? Non è un 6 di bastoni, non è la carta degli amanti, ma questa persona si sta avvicinando, diciamo, ad una vera e propria posizione importante per in qualche modo cambiare il suo futuro. Ve lo dicevo con la carta del mondo. Questa persona freme molto di più che il soggetto della variante precedente ad un reale cambiamento e ha voglia veramente di vedervi. Con un pizzico, ragazzi, di attenzione per quanto riguarda appunto questo diavolo, cioè la possibilità di essere in qualche modo scoperti. Ma vi ripeto, con questo 4 di bastoni comunque le situazioni andranno appianandosi, quindi evidentemente sarà soltanto un rischio che andrete a correre o comunque in qualche modo verrà instillato il dubbio nella compagna ufficiale o nel vostro eventuale compagno nel caso in cui siate impegnate, ma obiettivamente comunque il vostro rapporto non ne risentirà, procederà, vi ripeto, molto bene e a gonfie vele e sarà, vi ripeto, un rapporto assolutamente importante che metterà delle basi molto belle per quanto riguarda proprio il futuro. Aspettatevi però, vi ripeto, soprattutto dei prossimi
incontri veramente da un punto di vista erotico particolari, cioè effettivamente vi sentirete appagate come mai e obiettivamente vivrete dei momenti molto importanti ma anche molto interessanti per cercare di capire appunto la posizione di questa persona in riferimento al suo rapporto ufficiale. Dunque, che dire, stesa sicuramente molto bella, una stesa che ovviamente fa presagire ad un futuro altrettanto bello, un futuro che obiettivamente potrebbe proprio prevedere una vera e propria presa di posizione, una scelta da parte di questa persona. Come sempre però ragazzi io vi invito a mettervi come priorità, a prescindere da qualsiasi cosa questa persona vada a fare, ricordate che la vostra vita è preziosa in ogni attimo e in ogni istante, quindi andate avanti comunque con la vostra vita, vi ripeto, a prescindere dalle scelte, dalle decisioni e dall'evoluzione di questa persona che seppur molto positiva però riguarda questa persona. Voi ovviamente cercate di mettervi come priorità, ambite sempre alla felicità perché la meritate, d'accordo? Dunque, come sempre sapete che poi io tendo comunque a tenere d'occhio ovviamente le situazioni, quindi andrò ovviamente a rifare nuovamente questo tipo di stese, quindi appunto a tenere d'occhio la situazione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per il momento, come sempre, ovviamente buona fortuna e a presto!